Ciao a tutti, benvenuti sul canale. Io sono Laura e sto per mettermi a fare analisi tecnica perché oggi inizierò la FTMO Challenge. Per maggiori informazioni magari guardate il primo video che ho caricato qua sul canale, dove spiego appunto tutti i dettagli. Comunque sono le 14:42 e sto per mettermi a fare analisi tecnica sul Nasdaq. Io trado solo Nasdaq e lo trado proprio all'apertura dei mercati americani delle 15:30. Questo è il mio trading setup, vi volevo far vedere, è molto semplice, ma ho bisogno comunque anche di uno schermo, un secondo schermo, perché sul laptop tengo la MetaTrader aperta per inserire gli ordini. Io inserisco gli ordini proprio sul momento, non lavoro con gli ordini pendenti proprio perché le operazioni, ecco, le mie operazioni durano molto poco e le prendo velocemente e le chiudo anche altrettanto velocemente, proprio anche nel giro per esempio di 2 minuti, ecco, potrei aver già chiuso l'operazione. A volte invece durano un po' di più, ma tendenzialmente ecco vanno da qualche minuto a massimo mezz'oretta le mie operazioni. Ora mi metto a fare analisi tecnica e tra poco vi faccio vedere i livelli che ho individuato per la sessione di oggi. Vi volevo far vedere il grafico in giornaliero, ma ancora prima in settimanale, perché ieri il Nasdaq, ma un po' tutti, cioè il mercato in generale è sceso proprio per la notizia della banca centrale che appunto ha la previsione, insomma, che si aspettavano i mercati per il taglio sui tassi di interesse, in realtà è stata spostata in avanti e quindi il mercato così ha reagito appunto scendendo. Allora, questa è la candela in settimanale. Oggi è giovedì e domani chiuderà, quindi vediamo un attimo, siccome qua, ecco è questo che vi volevo far vedere, che qui c'è questo bel supporto, insomma questa è comunque una zona che è stata sentita, poi sì è stata rotta, però appunto è una zona dove il prezzo si è fermato varie volte, qui addirittura ha lateralizzato per 3 settimane. Vediamo se tra oggi e domani riesce a chiuderla a ribasso oppure rimbalza e va su. In giornaliero ieri è venuto giù, ha fatto questa bella candela rossa. Anche se ci sono state candele in giornaliero ben più lunghe, però comunque una candela importante rossa che però non è riuscita a rompere comunque a questo livello. Quindi oggi vediamo se ce lo rompe oppure torna su. Io ora mi vado a segnare anche dei livelli interessanti nel caso il prezzo voglia salire. Allora, ho aggiunto un po' di livelli di prezzo, queste linee tratteggiate le ho prese semplicemente da una pura analisi tecnica, però adesso vi volevo far vedere che in giornaliero lo sto guardando bene adesso con le medie inserite, ieri ha rotto questo livello che appunto ci stava lateralizzando da giorni, l'ha rotto, non è riuscito appunto a rompere anche questo livello, vediamo se oggi viene giù, però se dovesse andare a rialzo, ho messo una freccia qua per farvi capire che io mi aspetto che torni a testare questo livello perché appunto l'ha rotta prepotentemente questa media e potrebbe andarla a ritestare. Allora mi sono spostata in H4 e ho individuato altri livelli. Per ora questi livelli appunto sono sempre di analisi tecnica e non riguardano assolutamente le medie. Sto notando che qua ovviamente c'è questo bellissimo trend ribassista, ora sembra stia salendo, però ho individuato qua un primo target in buy perché se ci fate caso ogni volta che è sceso poi è andato a ritestare i livelli, è sceso ed è tornato a testare questi livelli di diciamo fra virgolette di supporto, sceso è tornato a testarli, ecco qua. Ora che è sceso, se in apertura parte un buy, io mi aspetto almeno un ritracciamento e che torni a testare questi livelli qua, questa zona per poi magari proseguire a ribasso.
Allora, mi sono spostata adesso in H1, per vedere meglio quel movimento che ha fatto, che avevamo visto adesso in H4. E a parte questa candelona che, è per il discorso che vi dicevo prima sui tassi di interesse, è la candela che c'è stata ieri sera, il prezzo vediamo che adesso nelle ultime ore ha lateralizzato tantissimo, quindi io tra poco lo vado a vedere sui time frame più piccolini per capire da che parte potrebbe rompere ora all'apertura, però intanto mi segno qua un rettangolo di attenzione e in realtà io qua mi vorrei segnare anche dei piccoli target intermedi, che anche questi ora me li vado a vedere meglio sui time frame più piccolini, per capire da che parte rompe in apertura e per vedere anche dei piccoli target intermedi. Allora, sono le 15:28, manca, pochissimo all'apertura delle 15:30. Sono tornata qua in H1 per farvi vedere che ho finito di fare analisi, ho individuato anche questo livello, nel caso oggi il prezzo volesse salire, se mi rompe questa zona qua, lo monitoro ovviamente in M1 io, se la rompe poi questi sono tutti i livelli e però visto che sta facendo questa bella candela rossa, probabile che possa scendere. Peccato che sta già facendo questo bel movimento adesso poco prima dell'apertura, perché ovviamente a me non permette di entrare adesso perché tra un attimo ci sarà tanta volatilità, e però appunto sta rompendo anche questi livelli interessanti. Adesso mi apro subito in diretta live la MetaTrader e oggi secondo me c'è da stare molto attenti con le operazioni perché ci sarà molta volatilità. Comunque vediamo adesso cosa fa nel primo minuto, ecco mancano 8 secondi, passo subito in M1. Devo spostare un attimino queste. Ok, fatemi vedere anche M15 come ha chiuso. M15 è partita senza fare lo spike, vediamo se ce la fa a tornare un pochettino su. Anche qua in realtà potrebbe arrivare. Non voglio prendere subito il sell perché ho paura che mi prenda poi lo stop loss perché ora magari vuole ritracciare un pochettino almeno fino a qua su. La candela ribassista c'è stata, quindi ecco, allora sta salendo, vediamo un attimo se dove arriva. Io non sono in operazione, questa è un'idea di operazione. Me lo voglio vedere. Allora, in M15 appunto ho rotto bene, però vediamo che qua c'è questo bel supporto e però in realtà l'ha rotto un pochettino qua, ha rotto no, neanche in realtà non l'ha rotto perché vedete, se metto la freccetta qua sembra che non l'ha preso. E per un buy devo aspettare un attimino perché che almeno mi rientri un attimo lì. Allora, voglio monitorarlo in... Allora, qui in realtà ci sarebbe bene un buy. Vediamo se riesce a rompere, vediamolo sul 30 secondi, se riesce a rompere questa zona si va di buy. In realtà anche questa era interessante come rottura di zona, però se riesce a tornare dentro al rettangolo si potrebbe pensare di prendere un buy. Per ora non lo prendo perché questo potrebbe essere un semplice ritracciamento, rottura di questo rettangolo che avevamo individuato prima per poi tornare giù. Allora, vediamo un attimo tra poco come va. Se si conferma verde questa candela ci potrebbe stare però allora un buy fatto così se mi ritesta questa zona, vediamo un attimo. Ups. Allora non l'ho ancora preso, non l'ho ancora preso, lo prendo adesso. Ho preso un buy, stop loss me lo metto, fatemi vedere, di 20 pips. Preso cioè metto adesso sulla MetaTrader lo stop loss di 20 pips. Vediamo se ce la fa. Oh no, cavolo,
No, vabbè, non ho parole. Non l'ho ancora preso. Aspettate un attimo, non l'ho preso. Dopo vi spiego il perché. Allora, fatemi vedere se ritesta quella parte. Ok, allora l'ho preso. Chiudo quest'altra operazione più piccolina. No, vabbè, non potete capire. Dopo vi spiego adesso un attimino che imposto lo stop loss, che ovviamente non è più di 20 pips, essendo... Mannaggia la miseria. Allora, qua sono entrata all'incirca, mannaggia che entrata sfigatissima. Allora, io ho uno stop loss di 31 pips, quindi all'incirca qua. Comunque i broker sono diversi, io ho la FTMO, questo è Oanda e c'è un po' di differenza di prezzo. Comunque, sono entrata inizialmente con 0,01 lotti perché avevo fatto una piccola operazione che poi dopo vi faccio vedere prima dell'apertura, perché di solito appena iniziate con un conto nuovo vi fa sempre, c'è sempre tipo quella pagina dove dovete barrare una casellina. Ecco, comunque mi sta andando a prendere lo stop loss. E mi sta andando a prendere lo stop loss. Vabbè, tanto io non posso fare nulla ora, magari intanto fatemi concentrare, non riesco a parlare in questo momento perché mi sta andando a prendere lo stop loss, non riesco a spiegarvi il perché di quella operazione che ho fatto prima. Allora, fatemelo vedere qua. Eh, Qua sì, ci sarebbe proprio bene che il prezzo proseguisse al rialzo, ma se vuole andare giù mi prende lo stop loss e poi continua a ribasso, allora a quel punto avrebbe proprio senso prendere subito un sell in realtà perché ha rotto questa zona qui, cioè se la rompe. Ecco, allora a me non me l'ha ancora preso lo stop loss, ci manca veramente molto poco, però ehm, qua si è creato questo mini supporto sul 30 secondi, se lo rompe, voglio vedere se lo rompe, perché se lo rompe io potrei prendere anche un sell, sapete, perché tanto mi va a prendere lo stop loss e sembra voler continuare a ribasso poi. Allora, intanto mi imposto l'operazione per prendere il sell. Preso sell, mi si è subito chiusa l'operazione in buy, ho preso sell, mi metto uno stop loss di nuovo di 30 pips. Io non ho parole, dopo vi spiego il perché. Comunque mi metto uno stop loss di 30 pips, mi aveva di nuovo aperto l'operazione a 0,01, dopo vi spiego il perché. Allora, questa operazione ho messo uno stop loss di 35 pips, purtroppo presa anche questa più in basso, mettiamolo così. Io intanto mi sono impostata il mio stop loss, 35 pips. In realtà, mm, in realtà la potrei mettere anche più basso lo stop loss perché no, lo stop loss va messo qua, eccolo, di 35, ecco, all'incirca 35 pips comunque. Allora, questa è la mia seconda operazione, questo adesso lo nascondo. Vediamo se andrà bene anche questa. Se mi prende lo stop loss anche, se mi prende anche questo stop loss, per oggi chiudo, basta. Ho raggiunto la mia percentuale di perdita giornaliera e termino la giornata qua. Allora, vi ricordate questo era il primo livello di attenzione per un possibile target, per ora lo monitoro un attimo perché a questo punto vorrei che continuasse. Se arriva subito qua giù, io qua valuto di chiudere però.
Allora, sta scendendo molto bene, vediamo un attimino dove può arrivare, sembra che voglia scendere bene. Io sarei molto tentata di chiuderla qua giù, però che ore sono? Allora no, se tocca qui io chiudo subito. Sapete perché? Perché tra poco chiude M15 e M15 dopo se chiude poi può andare a fare un ritracciamento verso l'alto, perciò intanto mi porto a casa questa operazione. Se mi tocca questa zona, che in realtà sta toccando, vediamo un attimo. Vediamo un attimo, io ancora non l'ho chiusa. Non l'ho ancora chiusa, tra poco mi maledirò perché non l'ho chiusa. Fatemi vedere se continua, andiamo sul 30 secondi. No, allora io adesso la chiudo tra pochissimo perché tra poco sta chiudendo M15. Fatemi vedere come chiude. Allora ragazzi, ho chiuso qua su questa candela qua da 30 secondi, vediamolo in M1. Ok, ho chiuso perché non mi voglio far venire un attacco di cuore per ogni volta che sto in operazione, cioè voglio stare tranquilla e beata. Allora, questa è l'operazione, dopo ce la rivediamo, eh. È vero che non c'era poi questo grande rischio rendimento, però tra 4 secondi chiude M15 e M15 adesso vedete sta chiudendo sopra questo livello, ma sicuramente ora torna su a ritracciare da qualche parte e va bene così. Allora, adesso sono contenta di averla chiusa. Ora vediamo un attimo, visto che ho riportato il conto in positivo e sto sopra di 40 dollari, vediamo se riesco a fare un'altra operazione. Allora, guardate quanto sta sentendo questa linea in settimanale. Sarei molto tentata di prendere il sell se ora con una bella candela rossa la rompe. Io lo sto monitorando sul 30 secondi, però è anche vero che tra poco chiude M5 e M5 per ora è sempre chiuso rossa, sì, ci potrebbe stare che continua qua, ma è anche vero che tra poco chiude H1 e H1 con un attimo potrebbe tornare su questo supporto. M5 ha chiuso verso il basso, ho preso subito un sell io, metto uno stop loss di 28 pips, fatemelo mettere subito che ora tra un attimo me lo va a prendere sicuramente. Allora, ho messo uno stop loss, sì, all'incirca così, tipo di 29,6, vabbè, comunque qua nei paraggi. L'ho messo perché almeno a me qua, ecco, era sembrato che M5 avesse chiuso sotto questa linea. È vero che ora viene su a ritracciare, sì, però io l'ho preso, sì, forse è stato un pochino troppo avventato questo sell che ho preso, però l'ho preso perché vedevo proprio che qua i prezzi, i livelli li ha rotti tutti e qua c'è ancora questo da andare a testare e perciò qui ci poteva stare un sell. Non posso mettere lo stop loss troppo in alto perché io non voglio rischiare poi così tanto ad operazione e qua i suoi spike l'ha già fatti, in realtà se vuole continuare può benissimo continuare a ribasso. Allora, adesso sta scendendo. Qua, quando è sceso, ha lateralizzato in questo punto qui. Niente, sta risalendo. Allora, ha lateralizzato in questo punto qua che mi voglio comunque andare a segnare. Sì, vabbè, vi saluto, mi sta per andare a prendere lo stop loss. Niente. In M1 che me lo sto guardando sulla MetaTrader si vede proprio bene come ha fatto una finta incredibile e poi è riandato su. Infatti vedete che non l'ha, cioè sta continuando proprio a sentire questo cavolo di supporto. Allora, il suo movimento verso l'alto per andare a ritracciare in questa zona in realtà l'avrebbe fatto, quindi se vuole tornare giù ci può anche andare a prendere il target in realtà. Ecco, no. M5 ha chiuso verde e mi sa che mi devo sbrigare a chiudere questa operazione perché M5 credo che voglia tornare verso l'alto, sapete? Non l'ho chiusa, ma sta tipo scendendo velocemente, lo stavo guardando qua.
Allora, io mi sa che adesso la chiudo su questo livello. Fatemi vedere se continua un attimino a scendere. Tante volte chiusa, l'ho chiusa più su, come capita sempre così, che non la chiudo mai lì, ma la chiudo più su. Ah, Dio mio, vabbè, ogni volta perdo anni di vita, ogni volta che c'è da chiudere un'operazione. Qua me l'ha sfiorato proprio lo stop loss, meno male che era come dicevo io, aveva fatto quel movimento per andare di nuovo a ritracciare e poi per rompere le scatole e poi è sceso. Però vedete quanto sta sentendo questa zona qui. Allora la sto monitorando adesso in H1 perché H1 ha chiuso sotto questo livello di supporto, quindi in realtà qui il prezzo potrebbe ben continuare a scendere, anche se io però continuo a vederci un retest di questa zona. Allora, lo sto monitorando, non sono in operazione, si è incastrato in queste due linee prezzo che avevo però già inserito io prima, vi ricordate, c'erano già e in realtà io valuto, guardate che è partito, mi sa che mi prendo subito un buy, preso un buy, ho preso un buy perché qui finalmente ha rotto, cioè proprio un buy così in diretta, avete visto? Però me lo metto con uno stop loss piccolino di 16 pips che se mi vuole andare a prendere lo prende subito. Fatemelo, cioè proprio in diretta stavo parlando, ha rotto, vi volevo dire che doveva rompere questa zona in M1, che in realtà non l'ha, così l'ha rotta adesso, però l'aveva rotta prima sul 30 secondi dove stavo parlando io. Se ora mi fa questo piacere di arrivare prima qua in realtà, poi qui io valuterei di chiuderla perché me lo voglio vedere bene qua in H1 perché secondo me va a testare questo livello qua. Questo livello a 5, 6, 9, vediamolo un attimo. 5, 6, 9, sì, che è dove ho il take profit io. Fantastico, sta salendo molto bene. Io qui chiudo però. Allora, se arriva lì, che bello, una bella giornata. Cioè, vedete che non devo parlare perché sto tornando giù. Mannaggia la miseria. Mi porto sfiga da sola. Non l'ha ancora testata questa media. No, vabbè, sta tornando giù. Non ho ancora chiuso. Guardate se ora non arriva a prendere il target e ora mi prende lo stop loss. Cioè, proprio nel momento in cui ho detto che bello. Va bene. Fatemi vedere perché mi sa che richiudo a questo punto. Per ora sta andando di nuovo a testare questo livello. Fatemelo vedere in M e sul 30 secondi. Niente, sta tornando giù, vabbè, non mai una gioia veramente. Fatemi vedere come chiude tra 4 secondi questa 30 secondi. Ok, ha chiuso sopra questo livello, quindi ora qui potrebbe ripartire, però come chiude poco poco più giù, chiudo, ecco appunto, sta ripartendo. Cioè, ma sembra che mi stia ascoltando il prezzo, non so se capita anche a voi. È meglio che non parlo. Mi deve solamente andare a testare sta zona qua e poi io chiudo, però a quanto pare ci sta pensando un po' troppo. Qui ha chiuso sopra questa media, quindi vediamo se vuole proseguire. Se mi torna in positivo chiudo manualmente. Vabbè, chiuso adesso, ho chiuso tipo a meno 37 dollari. Ma che noia! Oddio! Io devo imparare a chiudere leggermente sotto il take profit. Questa media ve la ricordate? Stava qui, però siccome ora la candela sta andando bruscamente giù, si è spostata e l'ha toccata ovviamente perché questa media si è spostata più in basso, quindi ovviamente è arrivata a toccare questo livello, ma siccome io ce l'avevo un pochettino più in alto, a me non me l'ha preso il take profit. Vediamo se ce lo rompe un attimino per almeno arrivare qua giù. Si potrebbe fare anche un'operazione veloce. Cioè io mi sa che per oggi finché non prendo uno stop loss e chiudo in perdita, mi sa che non sono contenta.
Mm. 30 secondi ha chiuso sotto. Ecco, io ho preso sell qua circa e voglio vedere un attimo se arriva a quel famoso livello. Mi metto comunque uno stop loss fatemelo mettere qua sulla MetaTrader, di 27 pips, quasi 28 in realtà. Ricordiamoci che c'è sempre questo supporto qua che prima l'ha sentito molto, infatti è tornato su, però ormai avendolo sentito magari qui ci sta uno spike verso il basso. Poi tra l'altro la mia entrata non è neanche delle migliori perché dovevo entrare qua. Qua in realtà chi ha una strategia in laterale forse potrebbe anche prendere un buy. Quindi magari ecco, ora ci sarà qualcuno che guardando questa operazione dirà cosa stai facendo, dovevi prendere buy. Non lo so, io credo che il trading sia anche un pochettino ovviamente discrezionale e ognuno può vederci quello un po' quello che vuole e in realtà qua però sul 30 secondi lo sta sentendo bene questo livello, lo ha rotto, lo sta ritestando e poi magari ora potrebbe venire giù, vediamolo in M1. Anche M1 vi dirò che questa sì è verde questa candela ma ha chiuso sotto questa linea. M5 è bella, ha chiuso bene, non ha rotto niente qua, ma ha chiuso bene, ha chiuso rossa. Boh, sarei tentata di chiuderla in manuale, sinceramente, questa operazione, perché ora sta tornando, appunto, niente, non la chiudo in manuale perché ancora mi va a prendere lo stop loss. La devo chiudere in manuale qua perché c'è stata questa bella candela verde che ha chiuso di nuovo sopra questa linea tratteggiata e ora nuovamente inizia a fare su e giù. Un po' difficoltosa questa operazione che ho fatto, sinceramente, perché tra un attimo mi chiude M30 e la vedo dura che ora questa M30 venga a chiudere qua giù. La vedo più probabile che chiuda sopra questo livello blu. Tra un attimo mi prende lo stop loss. Eccola che parte subito, lo sapevo. Ecco qua, stop loss. Allora, stop loss preso e mi sta bene perché col senno del poi mi sarei dovuta accontentare di quella piccola, di quel piccolo profitto che avevo fatto. Allora, ore 16:39 e la mia prima giornata di FTMO Challenge si conclude qua in negativo. Mi potevo stare ferma alla fine, che così avrei terminato la giornata in positivo. Domani è venerdì, vediamo se almeno riusciamo a terminare la settimana in positivo. E comunque per il fatto delle size, quando ho aperto le prime operazioni, invece di aprirmela con un lotto, me l'ha aperta con 0.01. Perché? Perché io prima che aprisse il mercato ho fatto subito un'operazione di prova perché non so se capita anche a voi, ma credo di sì, che sulla MetaTrader appena avete un conto nuovo, appena poi aprite un'operazione, poi impostate uno stop loss, vi chiede subito tipo una cosa, ora non l'ho mai letta, cioè metto sempre solo ok, però quella cosa mi fa perdere tempo in apertura con tutta quella volatilità e rischio anche di prendermi degli stop loss più grandi per colpa di questa finestra che mi si apre sullo schermo della MetaTrader. Perciò ho fatto quella piccola operazione con il minimo del lottaggio per cliccare su ok. eh, e però poi mi sono dimenticata di impostare di nuovo il lottaggio che utilizzo di solito. Stessa cosa anche per la seconda operazione. Vabbè, che vi devo dire, è andata così. Ora voglio rimettere su TradingView tutte le operazioni che ho fatto in modo che vediamo insieme dove è andato il prezzo e insomma sì, che movimenti ha fatto oggi e le operazioni che ho fatto. Oggi è the day after, in realtà poi ieri ho preferito attendere per vedere proprio come si muoveva il prezzo in modo che ora in play vado in replay e vi faccio vedere appunto che direzionalità ha preso poi il prezzo. Qui vi metto la mia operatività di ieri, comunque ho chiuso con una leggera perdita, niente di che,
oggi vediamo poi come andrà. Ho sistemato le operazioni perché quando io trado inserisco questo strumento di entrata su TradingView, ma a volte non è proprio preciso perché appunto sto molto più attenta a seguirlo sulla MetaTrader e impostare bene anche lo stop loss. E ora l'ho inserito bene, purtroppo queste prime due entrate sono state fatte male perché ho sbagliato il lottaggio. In questa sarei dovuta entrare su questo retest, sono entrata con 0.01 lotti, poi dopo l'ho subito chiusa e sono entrata nei pressi sì, di questo livello qua con un lotto, però qui vedete come il prezzo ha fatto una finta, è tornato giù, subito chiusa in stop loss, aperto subito un sell, anche qui purtroppo mi ero di nuovo dimenticata di inserire il lottaggio giusto, ormai me lo dava di default 0.01, sono entrata qua sul retest, l'ho subito chiusa e qui ho preso un nuovo sell con un lotto, chiusa qua in questa zona, peccato perché il prezzo stava proprio faticando a scendere, l'ho dovuta chiudere qui. Poi ho aperto nuovamente un sell che però ho chiuso qui perché di nuovo faceva fatica. Qua poi il prezzo stava andando verso l'alto, purtroppo questa mi è andata male di operazione perché per due pips credo, sì, vabbè, tipo 2 o 3 pips non ho preso il target, ma in realtà poi è subito scesa e l'ho chiusa leggermente in perdita. Poi dopo, vabbè, questa diciamo che potevo anche risparmiarmela come operazione, ma non avendo ancora preso una vera e propria perdita, volevo o prendere una perdita o un take profit. Magari può essere sbagliata come cosa, però non so, ho fatto questo tipo di operazione. Il prezzo purtroppo mi ha preso lo stop loss, ha continuato a lateralizzare. Fin qui non ha preso proprio direzionalità. Ora andiamo sul grafico a un minuto, così almeno vediamo proprio in tempo reale, che poi in realtà se fosse entrata qua, che erano tipo vabbè, ora mettiamo stop, tanto comunque era questa la fascia oraria che ci interessava, su questo livello che attendevo dall'apertura ci è arrivato poi alle 16.58. Comunque il trend era giusto, individuato, un trend ribassista, però purtroppo qua ha lateralizzato in apertura e mi ha preso tutta una serie di stop loss. Speriamo che oggi andrà meglio.